Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese, uscita numero 32 e un'edizione hachette. Sono previste 100 uscite al completamento di questa splendida, come posso chiamarla, magnificenza. Non ho dire robot è riduttivo perché è qualcosa che non si è mai visto prima. Altezza 75 centimetri, completo del centro ricerche fotoatomiche, dove all'altezza maggiore avremo 90 centimetri. Sono previsti tanti accessori oltre al radiocomando, vedrete. E poi la cosa più bella è che ci verranno dati gli snodi intercambiabili, come già vi dicevo, per logica, per sostituire poi lo sparamissili, e se vogliamo lasciarlo così non si vedranno le cerniere, quelle antiestetiche ma necessarie per poter aprire il braccio qualora decidessimo appunto di mettere lo sparamissili. Bene, intanto saluto tutti i miei iscritti, grazie ragazzi, tutte le persone che mi visualizzano. A quelli che non sono ancora iscritti, se hanno piacere si possono iscrivere al canale, non costa nulla. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volevo anche anticiparvi che dal momento che questo montaggio è veramente semplice, andrò a fare nello stesso video sia l'uscita numero 32 che la numero 33. Ci serviranno anche questi poi quando andrò a montare l'uscita numero 33, che abbiamo avanzato nei montaggi precedenti. Ecco qui. Non tanto nel primo numero quanto nel secondo vi consiglio, secondo inteso il numero 33, vi consiglio di seguirmi attentamente perché ho cercato di guardare e darvi il montaggio più semplice. Bene, in questo numero troviamo questo pezzo di metallo che è il palmo della mano, molto bello. La giunzione della mano, la boccola in silicone, l'ancoraggio della mano e una serie di viti che sono queste. Io sono andato già a farmi un premontaggio, infatti sono andato a crearmi subito il filetto qui. Non è obbligatorio ragazzi, vedete voi cosa preferite fare. E infine ecco qui il cupolino dell'overbuilder. Evitiamo di mettere le mani all'interno. Comunque questo non lo monteremo, così come non monteremo questo e anche l'altro pezzo, se riesco a trovarlo, la boccola in silicone. Bene, cominciamo veramente, eccola qua. Quindi queste qui le vado a riporre il montaggio, come vi ho anticipato, è molto semplice. Uso un cacciavite con la punta più sottile perché le viti sono piccole come intaglio, come croce. Ecco, vado semplicemente a posizionarmi sopra questo in questa maniera. Così. E avvito.
e il montaggio è terminato. Converrete con me che non avrebbe avuto senso fare un filmato solo per questo, un video solo per questo. Adesso invece viene il più bello, perché c'è veramente da fare attenzione in questo montaggio. Nulla di impossibile ovviamente, però facciamo attenzione. Quanto è bello. Ecco qui. Munitevi anche di uno stuzzicadenti, perché essendo di legno non andrete a rovinare, quando dovete inserire meglio queste all'interno, la faleria. Mi raccomando ragazzi, perché quando andrete a mettere la fibra ottica, se spingete troppo può succedere, ma non ci sono problemi se avete il piano in ordine pulito, perché non perderete le plastiche dei fari anteriori, mi raccomando. Allora, questo è quello che troviamo nell'uscita numero 33. È tutto in plastica, 3 serie di viti, queste da vitare nella plastica sono più lunghe, poi abbiamo queste più piccoline nere, una vi servirà per bloccare il coperchio della batteria e l'altra invece, che io ho già messo qui e anche qui nel coperchio batteria, questa vi servirà poi per fermare la fusoliera, quella sopra in metallo. Ecco, prima che mi dimentico, vi voglio dire una cosa. Ce ne sono un po' di cose da dire, quindi seguitemi, perché davvero dovete fare attenzione a un po' di cose. Questo è un LED, non metteteci le mani sopra. Guardate, la prima cosa, è ovvio che l'accensione vi risulterà scomoda, ma è normale, perché deve essere completamente liscia per poter aderire perfettamente al piano della testa. Quindi non ci lamentiamo di questo, basta semplicemente prendere, vedete, uno stuzzicadenti che in legno non rovina nulla, non usate cose metalliche, mi raccomando. Ecco, guardate bene, se vogliamo veramente guardare come un elicottero lavora nella realtà, questo ovviamente deve volare così. Bene, quindi per volare così lo giriamo da questa parte, guardate bene. Io vi faccio proprio vedere l'overbuilder e vi basterà semplicemente montare le eliche come le ho montate io, perché non è la stessa cosa montarle a caso. Infatti, questa, per buttare aria verso il basso, in questo caso lo giro al contrario, quindi verso di me, deve per forza girare così, in senso antiorario. Avete visto? Guardate quando si ferma. Gira così, perché l'aria viene convogliata dall'inclinazione di questa pala verso il mio viso e quindi nella realtà l'elicottero appunto lavora così, viene spinto, siccome l'aria è un fluido, ma lasciamo perdere questo discorso. Poi siamo da quest'altra parte qui, guardate bene come è messo l'overbuilder, e al contrario, perché in questo caso questa elica gira così. Vi ricordo che questa gira così, questa gira così. Quindi guardate l'inclinazione della pala, perché l'aria viene spinta sempre verso il basso, in questo caso verso l'alto perché al contrario, e infatti vedete che gira in senso orario, questa in senso antiorario. Bene,
Detto questo, passiamo al montaggio. Ci tenevo a dirvelo perché, ripeto, nessuno ci va a giocare, però se dobbiamo montarlo male e montarlo bene, perché non montarlo in maniera corretta? Andiamo subito a prendere quello che ho montato nell'uscita precedente, la numero 32, ecco qui. Prendo due viti lunghe. Io in realtà mi sono già creato il filetto anche nella plastica, ovviamente non uso nessun lubrificante, ma non l'ho usato neanche per crearmi il filetto nel metallo, non è servito, perché se guardate il metallo ha due intagli per permettere appunto alla vite di espandersi più facilmente. Ecco qui. E sono andato a crearmi due filetti qui. Poi semplicemente prendo questo così, scusatemi, prendo questo e lo vado a mettere qui. Ok? E avvito le due viti, quelle più lunghe. Posso stringere. Bene, a questo punto prendo questo pezzo, prendo questo, io mi sono già andato a avvitare le stesse viti che ho appena messo adesso, quindi queste, le più lunghe, quelle scure, le sono andato a avvitare qui e mi sono creati i filetti. Comunque, questo non lo monteremo adesso, andiamo a mettere semplicemente questo così. E lo mettiamo da parte, perché non ce lo fanno poi montare. Anzi sì, forse questo ce lo fanno montare, ma comunque lo vedremo dopo. Poi prendo questo qui e mi sono andato a mettere le stesse viti che ho messo qui e ho avvitato qui, quindi questa lunga nera qua. Adesso vado a svitarle. Questo modello è veramente splendido. Mi raccomando, appena esce il test run per il grande Mazinga, andiamo subito a sottoscriverlo. Questo qui non ci possiamo sbagliare per forza così. Così non mi entra, quindi non vi preoccupate, solo così potrete metterlo. E vado a avvitarmi le viti. Controllate sempre, perché delle piccole regolazioni le potrete sempre fare, quasi sempre, quindi mi raccomando. Bene, a questo punto, guardate, fate attenzione a questo pezzo. Entra in tutti e due i modi, ma solo uno è quello corretto. Quindi entra sia così che così.
Ma se ci fate caso, questo è sbagliato. Vi faccio vedere dove dovete guardare. Io adesso cercherò anche di darvi qualche indicazione in più. Comunque, guardate, vedete? Questo cade bene, ma se io faccio così, è perfetto. Quindi, vediamo un po', la L dovete averla dalla parte sotto. Così. Oh, ma scusatemi, ma anche da questa parte ce l'ho sotto. Che bravo. Così non vi aiuto. E cosa posso farvi vedere? Abbiate pazienza, metto pausa, cerco di pensare cosa farvi notare, perché sembra uguale ed è lì che potrete anche sbagliare, mi raccomando, un attimo solo. Bene ragazzi, spero di riuscire a farmi capire. Guardate questo pezzo di plastica. Vedete, questa gobba è più bassa rispetto a questa. Ecco, tenete il pezzo così e lo appoggiate così e siete a posto. Ok? Bene, fatto questo, prendo questo pezzo qui. E sì, prima vi avevo detto che questo non ce lo facevano montare, ma mi sono sbagliato. Mi rimuovo le due viti. Vi ricordo che sono sempre quelle nere lunghe. Questo me lo vado a rimettere qui. Così, perfetto. E questo lo appoggio così. Ecco. Avete visto? E vado a chiudermelo da sotto. Controllate, guardate il filo tra questo pezzo dove è tagliato qui, che c'è il punto di unione, e l'altro. Io posso avvitarlo anche così. Vedete che c'è il gradino? Ecco, queste cose non devono accadere, controllate sempre. Perfetto. Non vi preoccupate se balla un po' questa plastica, una volta messo poi il dorso della mano non ballerà più. Adesso abbiamo fissato questo e abbiamo finito questo pezzo. L'altro ce lo fa continuare poi nel prossimo, nell'uscita numero 34, però vi dico subito che è molto semplice, perché ovviamente questa va messa così e questa va messa così. Guardate che meraviglia. Boh, adesso arriva il bello. Comunque non vi preoccupate, guardate, prima cosa da fare, prendete questo e dobbiamo andarlo a inserire qui. Ma come? Così o così? Ovviamente dovete guardare sotto qui che c'è l'arco. Se guardate qui c'è un arco, quindi qua abbiamo l'arco, vedete sopra, e lo mettiamo così, con la parte arcata così. Infatti se guardate da sotto è perfetto. Se io lo metto al contrario entra lo stesso, ma è sbagliato. Ok?
Poi mi dicono che i miei filmati sono più lunghi rispetto ad altri. Beh, lo credo, non mi limito solo al montaggio. Poi adesso ci serve il passa fibra ottica, eccolo qua. Nelle istruzioni ci dicono di procedere in un modo, io vi faccio vedere come ho fatto, ok? Prendiamo le due fibre ottiche, eccole qui. Vi ricordo, anzi o meglio, prima ve lo dico, poi ve lo ricorderò, la fibra ottica è corretta quando è inserita in questa maniera, guardate. Questa parte dorata deve essere perfettamente a filo con la plastica rossa. Cosa succede se io spingo di più? E può accadere anche a me, ma non ci sono problemi, lo rimettiamo. Se io spingo di più, il fanalino esce. Avete visto il fanalino fuori? Questo, vedete? Quindi mi raccomando, fate attenzione, se è il caso alla fine ve lo potrete incollare, parlo ovviamente del fanale, ma assolutamente non con la colla attack, altrimenti vi diventa bianco. Bene, guardate, la prima cosa che ho fatto, sono andato a sistemarmi i due fili a lato della scatola qua, questa rossa, che contiene le batterie. Ok? Questo lo faccio passare così. Prendo il passacavi, lo giro con questa parte, vedete che da una parte è liscia e dall'altra invece abbiamo questi cerchi. Bene, questi cerchi vanno sul muso dell'overbuilder, verso il muso, la parte quindi anteriore, che è meglio. Ok, guardate. Poi prendo questo, il passacavo posteriore, lo inserisco così, scusatemi, così, ecco qua. Questi sono i momenti in cui vorrei potermi godere il montaggio, ma sinceramente non me lo godo, perché spiegare mi toglie il gusto poi di montarlo in maniera spensierata, no? Spensieratamente. E vabbè, comunque, guardate, ok? Fatto questo, io devo andare a inserire questa parte qui, dove abbiamo questi tagli, ma prima di farlo faccio entrare le fibre ottiche, quindi sposto questa plastica. Dovremo poi guardare di inserirlo correttamente sia a destra che a sinistra, quindi per adesso andiamo a mettere le due parti dentro, eccole lì. Sicuramente poi mi uscirà il fanalino anche a me, ma nessun problema, ve l'ho già spiegato. L'importante è che lavorate su un piano pulito e non lo perdete, mi raccomando. Tiro indietro questo. Nel farlo chiaramente non faccio uscire le fibre ottiche, ma se mi escono le vado semplicemente a reinserire, non vi preoccupate. Poi vado a mettere questo dentro l'intaglio, però lo metto che non mi deve tirare, vedete il collarino quadottone, deve sempre rimanere lì. Se dovesse uscire un po', non vi dovete preoccupare, perché basterà spingere la fibra ottica un po' avanti, come sto facendo io, e lo reinserite, così. È un po' laborioso come montaggio, ma alla fine ce la facciamo.
Avete visto che il fanalino mi è uscito, ma nessun problema, lo rimetterò alla fine, così non mi creerà il fastidio di doverlo mettere più volte. Ecco qua, io qua adesso posso spingere. Perché posso spingere? Perché qua sotto, vi faccio vedere, non ho i cavi pizzicati, vedete che sono sul lato? E questo qua che poi alimenterà il LED posteriore passa correttamente di là, ma attenzione perché deve rimanere libero questo incastro, e anche questo ovviamente, dove andremo poi a mettere il sedile di Koji Kabuto. Controllate che, come vi ho detto prima, i due ottoni qua, le boccole, siano a filo della plastica e sono perfettamente a filo. Mi è uscito un faretto, non è un problema, lo mettiamo alla fine. E infatti se guardate la fibra ottica, eccola qua sulla destra, è un po' più giù chiaramente del foro perché deve consentire al perno del fanalino di inserirsi. Bene, adesso dobbiamo mettere questo. Come lo mettiamo? Così, lo mettiamo così. Guardate la forma. La parte liscia va contro il sedile di Koji Kabuto e questa parte ovviamente dietro. Questo stringe le fibre ottiche e le mantiene in posizione. Non andiamo subito a spingerlo perché se lo spingete non potrete più tirare le fibre ottiche. Deve inserirsi ovviamente questo, vedete che ha i due fori, deve inserirsi in questi due perni, 1 e 2. Quindi tiro più indietro questo, però nel farlo devo anche fare attenzione che questo non giri così, vedete, ma deve rimanere sempre orizzontale. Ci sono un po' di cose da guardare, ma con calma si fa tutto. Ecco qua. Poi faccio così. Avete visto? Fate sempre attenzione a come posizionate questo pezzo. Questa deve andare dalla parte posteriore. Ok, dove siamo arrivati? Aspettate, do un'occhiata. Perfetto. Praticamente abbiamo quasi fatto le cose più complesse. Mettiamo un dito qua sopra che non si alzi e andiamo a calzare il pezzo nei due perni. Ecco qui. Dobbiamo controllare sempre che siano inseriti bene questi due, altrimenti non vedrete perfettamente il passaggio della luce del LED attraverso la fibra ottica ai fanalini anteriori, quindi mi raccomando. Ora, così non va bene, vedete che si apre? Non va bene. Quindi spingo un po' all'interno le fibre ottiche, le spingo un po' tenendolo e vedete che lui adesso è perfetto. Però, quello che vi dicevo prima, vedete che non va bene perché è messo così, deve essere messo così, parlo delle fibre ottiche, vedete. Quindi vado semplicemente a drizzarmelo. Adesso vi faccio vedere. Ancora un po'. Ecco, avete visto? Bene, a questo punto dobbiamo andare a tagliare perfettamente a filo la fibra ottica con questa parte qui posteriore. Però ragazzi, prima di fare questo dovete essere certi di aver montato tutto perfettamente bene, ok? Adesso io vediamo se posso farlo in diretta, ma non vorrei fare danno perché sono cose da fare con calma queste.
ecco. Se l'avete fatto un po' più lungo, vi basterà semplicemente spingerlo così e siete a posto. Bene, adesso mi rimane da mettere la scheda, eccola qui, con il LED. Andiamo a vedere, perfetto, così. Ecco, fate attenzione perché questo, quando lo inserite, non dovete sbagliare. Va inserito così, guardate. Vi faccio uno zoom, altrimenti poi vi chiedete perché non vi funzionano i contatti, per questo. Guardate lo spinotto. Di qua è liscio e di qua invece vediamo i contatti. Bene, i contatti vanno messi verso il LED. Ok? Così. Spingete e siete a posto. E infatti il LED si accende. Adesso vado solo a mettere questo, il fanalino, così. Perfetto. Questo lo vado a inserire qui. Ma vi rendete conto che progetto c'è qua dietro? Una cosa pazzesca. Mi rimane un po' fuori lo spinotto, ma è normale, così è inserito correttamente, più di così non deve andare. Poi prendo il sedile di Koji Kabuto, controllo appunto, come vi dicevo prima, che questi due cavetti non vadano all'interno della sede del sedile e inserisco. Non vi preoccupate se vi esce fuori il sedile, voi intanto accertatevi che l'abbiate messo perfettamente nella sua sede dedicata, perché poi una volta che avviterete questo serve per tenere il sedile in battuta giù, quindi non vi preoccupate. Adesso vado a svitare la vite piccolina, questa che ha la testa all'interno conica, la stessa che avete usato, che userete per fissare sotto il coperchietto della batteria. Ecco qui, questo lo metto così, sempre senza fretta, mi raccomando. Nessun problema, perché altro è che viene filmato un po' troppo lungo. Aspettate ragazzi, perché non riesco a inserire tutto bene facendo il video. Comunque c'è semplicemente da mettere questo, nulla di che, un attimo solo. No, ho voluto farvi vedere una cosa prima di montarlo. Guardate, questo pezzo qui della scheda, fate attenzione perché deve entrarvi perfettamente qua, in mezzo a questo spazio, tra uno e l'altro, vedete questi due pezzi di ferro. Quindi mi raccomando, allora facciamo così. Ho preferito montarlo insieme a voi, così vi faccio vedere. Lo guardo da sotto. Ecco, perfetto. A questo punto
mi metto la mia vite, stavo controllando che non uscisse il sedile perché c'è il perno sopra e non esce, quindi va bene così. Ma che bello, mamma mia ragazzi, che meraviglia è. A questo punto dovrebbe essere finito, fatemi guardare. Sì, perché ci fa semplicemente mettere la vite sotto, che io ho già messo, questa qui. Accendiamo, non vedo nulla, ma la luce è accesa. Aspettate un attimo. Oh, è proprio debole. Si vede che sono scariche un po' le batterie. Eh sì, perché girano anche un po' meno le eliche, vi faccio vedere. Infatti se abbasso tutto. Concentratevi sui due puntini qui, ma sono scariche le batterie ragazzi, niente di che. Spegnerei anche, ma un attimo solo, vediamo, perché voglio farvelo vedere che funziona. Ok, un attimo di buio vi faccio vedere. Avete visto? Ecco qua, adesso attacco tutto. Cosa mi tocca fare? Ok, alziamo le luci. Posso spegnerlo. Che bello ragazzi, che bello che è. Non ne ho resistito. Devo prendere il nostro Koji Kabuto, anche se manca ancora la strumentazione davanti. Vi ricordo che nei prossimi montaggi dovrete munirvi di colla. Ok? E poi questo che bello! Così o così comunque. Che bello ragazzi, ma guardate che spettacolo! Mamma mia, meraviglioso. Va bene, io vi ringrazio del vostro tempo, grazie a tutti ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto anche a voi, oltre all'abbraccio, e un saluto anche ai vostri cari più cari. Mi raccomando, non mancate perché vado subito a preparare l'uscita numero 34 e la numero 35. Ciao a tutti ragazzi.